Ciao amici, benvenuti sul canale. Stamattina l'introduzione l'ho fatta come sempre fuori dal luogo di ispezione, ma non sono venute le riprese, non chiedetemi il perché, non lo so, ecco. Quindi poco male, le altre riprese sono venute e l'introduzione ve la faccio in studio. Allora, dove sono stato? Sono stato tra la provincia di Varese e quella di Como. In quel luogo sono collocate delle cave che prima erano grotte, datate 25 milioni di anni fa. Pensate, e ecco, in quel periodo, 25 milioni di anni fa, in quel posto c'era il mare. Addirittura si dice che le grotte, nello specifico, dove sono stato io, erano addirittura sommerse sott'acqua. Quindi una cosa incredibile è pensare al fatto che in Lombardia ci fosse stato il mare. Ecco, la cosa che ci riguarda come canale di Paranormale è questa. Ovviamente le persone che le hanno fatte diventare cave erano persone, erano braccianti, non avevano assolutamente l'aiuto della tecnologia e dell'attrezzatura che si potrebbe avere oggi. Alcune persone ci hanno perso la vita. Ovviamente noi siamo andati giù, dico noi anche se sono andato da solo, con il mio buon K2 per vedere se c'era qualche presenza. L'avrò trovata, non l'avrò trovata? Beh, scopritelo insieme a me guardando questo contenuto. Spero sia di vostro gusto. A prestissimo. Ciao. Ok ragazzi, eccomi qua, è veramente imponente. Io sono fra i tanti ingressi che ci sono in queste grotte, ho scelto quello un pochino più non famoso, però insomma quello che ho visto girare spesso, e ho visto diversi urbex che sono stati qui, tra cui un mio amico, e ho visto che è entrato proprio di qua. Io adesso devo capire se effettivamente è accessibile o non lo è. Io me lo auguro ragazzi, perché il posto è spettacolare. Sono quasi imbarazzato e mi viene la pelle d'oca a pensare a quello che c'è stato qui. Qui c'è anche un rimbombo naturale incredibile. Quello che c'è stato qui a livello naturalistico, quindi cosa c'era qui 25 milioni di anni fa e come l'hanno fatto diventare, perché poi ripeto è stata una cava. Ecco, qui ne ricavavano anche materiali per fare hanno fatto su una chiesa ricavando il materiale da questo posto, ed è veramente incredibile. Ecco, voi vi chiederete, ma tutto bellissimo, ma che c'entra con un canale di paranormale? Beh ragazzi, qua essendo diventata una cava, e qui ci hanno lavorato tantissime persone, non certo con la tecnologia attuale, non c'erano ponteggi, non c'era niente che oggi abbiamo, e quindi qualcuno insomma mi ha riferito, ho letto, e addirittura l'ho anche letto da qualche parte, che qui alcune persone ci hanno perso la vita per lavorare qui sotto, e quindi insomma qualcosa di paranormale non c'è, però potrebbero esserci presenze, potrebbero esserci insomma anime che ci hanno lasciato purtroppo la vita, ma qua è uno spettacolo incredibile. Io vengo soprattutto per quello che c'è qua ragazzi, è una meraviglia veramente.
e ripeto, ne ho viste tanti di accessi, ma questo mi sembra che sia il più accessibile, scusate il gioco di parole, ma gli altri sono veramente pericolosi sia arrivarci che entrarci, anche perché è molto buio, qui comunque di luce ce n'è e quindi insomma si è abbastanza tranquilli sotto questo punto di vista. Oltretutto oggi è una giornata poco soleggiata, addirittura minaccia temporale, per cui insomma, ecco, vedete qui c'è dell'acqua, sarebbe bello passarci la notte qua anche se insomma, vedete che meraviglia, mamma mia, è veramente uno spettacolo, ragazzi. Sono basito davanti a questa bellezza, davanti alla natura, offre veramente dei paesaggi stratosferici. Vediamo di salire, è tutta sabbia, ragazzi, è come essere, guardate, è tutta sabbia, è come camminare sulla spiaggia, quindi bisogna veramente stare attenti a non scivolare, perché è molto semplice scivolare qua dentro. Ecco, questo, mamma mia che meraviglia, bellissimo, ragazzi, mamma mia che bello, guardate che spettacolo. Ho deciso di venire al mattino, ragazzi, perché qui giustamente è un posto frequentato anche da turisti, da sia persone del luogo che vengono a passeggiare con bambini, famiglie e il proprio cane, insomma, ma è anche da persone un po' come me che vanno in giro a fare i curiosi. Ecco, io vedo di scendere qui, anche se devo stare attento perché guardate, ragazzi, è tutta sabbia, veramente come camminare in spiaggia. Allora, questo dovrebbe essere zolfo, perché è tutto giallo, dovrebbe essere, che meraviglia, ragazzi, veramente spettacolare. Penso che questo sia uno dei servizi più belli che gli SH vi potevano portare a casa a livello naturalistico, se non altro. Guardate che meraviglia. Io comunque poi il K2 lo accendo, ragazzi, perché comunque non dimentichiamoci che siamo un canale di paranormale, per cui in qualche modo bisogna fare il nostro dovere. Allora, qui c'è un piccolo guado da superare, no, però posso anche non guardare perché c'è la strada di qua, mi stavo complicando la vita. Io mi accendo anche una luce sulla GoPro, perché per quanto qui è calata un po' l'oscurità. Guardate, ragazzi, che meraviglia, veramente rimango senza parole. Allora, qua ci sono i soliti, come dicevo, imbecilli, un po' hanno disegnato sui muri, cioè sulle rocce, non sui muri, Dio mi perdoni. E poi c'è chi è venuto anche a buttarci della plastica, ho visto altre schifezze in giro. Vediamo se riesco a salire di qua. Intanto sento rumori nell'acqua, ma saranno sicuramente ranocchie. Sì, è una rana, la vedo da qua, voi non la vedete ma la vedo io, è una ranocchia. Mamma mia che bello, ragazzi, è spettacolare, mamma mia, rimango senza parole, ragazzi, che meraviglia. Cioè, ragazzi, guardate gli SH cosa vi fanno vedere. Mamma mia, è veramente spettacolare sto posto. Beh, veramente non ho parole. Lascio parlare le immagini, ragazzi, perché è meglio che lo facciano loro, perché io sono un disturbo. Veramente uno spettacolo. Guardate con me, io spero che le immagini risultino fedeli a quello che il mio occhio sta vedendo. Veramente uno spettacolo, ragazzi. Pensate, nota curiosa, io dovevo venire qui 3 giorni fa, anzi 4 giorni fa, ma ho avuto un casino con la macchina
E infatti ho dormito a casa dell'Ence che abita qui vicino, però ho detto no, c'ho la capa tosta, mi chiamo anche Coccia di cognome, quindi insomma, e devo tornarci, soltanto che se adesso dovessi avere problemi il Lance è in ferie, quindi non potrei più disturbarlo. No dai, speriamo di no. Oddio, non ho più l'età per fare lo scalatore. Allora guardate che meraviglia, veramente incredibile, e sono anche contento che non c'è nessuno in giro, così questo sembra quasi materiale ferroso perché è rossiccio, mentre lo zolfo è giallo, ma questo sembra materiale ferroso. Boh, però sapete, io non è che sia un esperto, quel poco che so. Guardate com'è sabbiosa, guarda, è proprio è sabbia, guardate qua. Ecco perché forse, no, senza ecco, cioè senza forse, ecco perché hanno reso inaccessibili questi posti mediante delle sbarre, perché comunque ragazzi qua è tutto sabbioso, quindi è assolutamente pericolante. Vedete, proprio sabbia. Ma che bello, mamma mia, non finiscono più. Caspita, che meraviglia ragazzi. Infatti ci sono tanti ingressi, vedete, ci sono tantissimi ingressi. Mi sa che uscirò da questo perché mi sembra anche più semplice dopo, mentre l'altro ho dovuto fare un po' di salita. Guardate che spettacolo. Veramente senza parole ragazzi, la natura ti offre veramente delle cose fantastiche. Vedete, hanno scritto sui muri qua, ma io non lo so come si fa a essere sui muri, sulle rocce, dai, questi muri, io non so come si fa a fare ste idiozie. Guardate, mamma mia che meraviglia, cioè non sembra neanche di essere in Italia, sembrano quelle cose che si trovano nel Grand Canyon. Mamma mia che meraviglia. Pensate che questo dove mi trovo adesso è come se ci trovassimo sott'acqua in mezzo al mare, perché qui, ripeto, c'era il mare ragazzi. Dove sto camminando queste grotte erano sott'acqua, ovviamente 25 milioni di anni fa, non l'altro giorno, però insomma solo il pensiero che, mamma mia, è impressionante. Guardate, c'è un silenzio e rimbomba, sentite, c'è un silenzio incredibile. Sì, qua bottiglie di plastica, questo non so cos'è, anche se sembra qualcosa di inquietante. Ah no, è un legno, porca miseria, sembrava un cranio. Mamma mia che bello. Ma come si fa a venire a buttare plastica e spazzatura in questi posti? Ma bisogna essere proprio malati di mente per fare una cosa del genere. Cioè non basta rovinare le città, anche questi posti. Sentite, io non so se si riesce a percepire in camera il rimbombo. Sentite? Una meraviglia ragazzi, veramente una meraviglia. Io adesso comincerei a tirare fuori il K2 perché, ripeto, la deformazione professionale mi impone comunque di fare un paio di domande, in virtù del fatto che qui, torno a ripetere, sono state sì grotte ma poi sono diventate cave, e voi capite bene che ciò che ho letto non è così campato per aria. Qui quando le hanno fatte diventare cave, insomma, ci ha lasciato la pelle qualcuno, e più di qualcuno, insomma, perché non avevano le tecniche di oggi, non si poteva scavare dentro queste rocce e così in maniera semplice se non si avevano i mezzi, quindi insomma
chissà. Qui ovviamente ragazzi, se si illumina il K2 qua dentro, capite bene che non ci sono scuse, qui non c'è assolutamente niente, sono all'interno di un parco naturalistico e quindi non ci sono assolutamente case, non ci sono tralicci della luce, della corrente, di niente, insomma. Quindi se qualcosa c'è vuol dire che ci deve essere. Adesso mi organizzo. Ok ragazzi, ho ripreso le immagini, ho tirato fuori il K2, ho preso una torcia più forte, ma sto vedendo che c'è un fumo strano ragazzi, guardate, non so se vedete, ma c'è una sorta di nebbiolina, incredibile, non so, probabilmente l'umidità, cioè sicuramente l'umidità, però è parecchio particolare questa cosa, Mentre montavo il faro più grosso sulla GoPro, non so se si vede ragazzi, però c'è una nebbiolina che è parecchio particolare, non so, sicuramente c'è una spiegazione ragazzi, però è strano perché non c'era prima e l'umidità è quella che c'è adesso, c'era prima, non penso che sia cambiato di tanto rispetto a 2 minuti fa. Ci ho messo 2 minuti a cambiare la torcia, per cui bah, strano, questa cosa è un po' strana e mi lascia un po' perplesso per quanto... Vabbè ragazzi, allora io ho preso il K2, il K2 ce l'abbiamo qui, vediamo se succede qualcosa. Sicuramente non ci sarà niente ragazzi, però come dicevo prima, deformazione professionale. Ovviamente ho spento il cellulare, l'ho proprio spento ragazzi perché comunque la via aerea a volte fa dei brutti scherzi, per cui a volte si portava la via aerea, cioè si metteva la via aerea, ma comunque ogni qualvolta magari erroneamente veniva sfiorato il telefono e quindi riprendeva luce, lo schermo interferiva, quindi ecco, l'ho spento così non se ne parla più. Vediamo se c'è qualche presenza di alcune persone che hanno lavorato qua dentro e che purtroppo hanno perso la vita. C'è qualcuno qui? È rimasto qualcuno? È rimasta l'anima di qualche persona che ha lavorato qui dentro? Se sì, ho uno strumento in mano, è sufficiente avvicinarsi e si illuminerà.
ovviamente niente ragazzi, però insomma. Proviamo a spostarci un po', vediamo se le cose cambiano o rimangono così. È stato un bene che io venissi la mattina, perché qui ho la sensazione che il pomeriggio sia molto affollato questo posto di curiosi e turisti, perché ho già sentito un po' di biciclette. Osteria, qui cadono pezzi di roccia, porca miseria, mamma mia. Speriamo di non rimanerci sotto. In effetti si è messo un divieto ragazzi, un motivo c'è, sono io che sono un pazzo. Ok, c'è qualcuno qui? Qualcuno c'è, perché sento vociare da lontano, quindi c'è qualche biciclettaio. No, vabbè ragazzi, questo era un esperimento un po' fine a se stesso, perché era abbastanza ovvio che nulla succedesse, però insomma, torno a ripetere, non sono leggende, qui comunque ci ha rimesso la pelle più di una persona per lavorare qua dentro, quindi comunque non sono sciocchezze, però questo non vuol dire che si debbano presentare al mio cospetto. Torno al campo base che mi sono creato dove c'è lo zaino, però caspita, mi sono preoccupato perché da là ragazzi è venuta giù un sacco di sabbia, o comunque di non so cosa, penso di sabbia perché è tutto sabbioso qua, e non vi nascondo che un po' d'ansia mi è venuta, perché se si stacca qualcosa qua ragazzi, non solo non vedete sto video, ma non vedrete più me. E continuo anche a sentire altre cose che cadono. Non ha piovuto ragazzi, quindi non ci sono frane di nessun tipo, perché non so quando vedrete il video, ma comunque lo sto girando in agosto e non piove in Lombardia da diverse settimane, per non dire mesi, per cui non penso che, se qualcosa è caduto perché ha piovuto, ci sono state frane, temporali, cose, non penso per questo, insomma. È perché comunque è assolutamente un terreno sabbioso, quindi come tutti i terreni sabbiosi sono destinati a sgretolarsi piano piano, anche perché il tempo qui ha disegnato diverse geometrie di qui in questo posto col tempo, con gli anni, scusate. C'è qualcuno qui? Se sì, ho uno strumento in mano, è sufficiente avvicinarsi per farlo illuminare. Niente ragazzi, come volevasi dimostrare non c'è niente, io direi anche di spegnerlo perché tanto non serve assolutamente a nulla, però è particolare questa cosa qua della nebbia ragazzi, perché onestamente non c'era, e fate conto che io per montare un faretto ci metto forse mezzo minuto, quindi se mezzo minuto prima non c'era niente, dopo c'era, non lo so, non so dare una spiegazione. Comunque è partita da qua ragazzi, la nebbiolina veniva su di qui e andava fino
a poco prima che si intensifichi la luce, cioè dall'uscita della grotta, ma si è vista molto chiaramente. Adesso io non so dalle immagini, comunque se ci sono immagini pulite ovviamente ve le ripropongo, però è strana sta cosa, molto strana. Sicuramente l'umidità al 90%, ma la vedo ancora io, ma porca miseria, cioè adesso molto meno di prima, ma si vede qualcosa qua. No, adesso non più, o è un'illusione ottica dovuta al sole che entra da là. Questa sì, può essere un'illusione ottica dovuta dal sole che penetra da quel buco, però prima no, prima era proprio una nebbiolina. È una cosa molto particolare. Vabbè ragazzi, io penso di avervi regalato un servizio pazzesco, non lo dico perché sia venuto fin qua e abbia fatto il sacrificio di venirci, ma perché è la natura che ve l'ha regalato. Io vi ho solo portato a spasso, però questi sono veramente miracoli della natura, perché per esserci posti così meravigliosi, insomma, bisogna che la natura abbia fatto il suo corso e l'abbia fatto bene. Peccato, come ripeto, che ci siano dei vandali stupidi che vengano qui anche a imbrattare anche questi posti, non solo i posti abbandonati tipo case, cimiteri, ospedali, manicomi, ma anche rocce e meraviglie naturalistiche, insomma. E invece purtroppo addirittura là su in alto, ma non ho lo zoom sulla GoPro e non ve lo posso far vedere, però là in alto c'è proprio, ci sono dei graffiti là in alto, quindi voglio dire, mi chiedo anche come abbiano fatto a salire fin là, oltre a rischiare la vita, perché salire fin là, ragazzi, non lo farei neanche per soldi, e poi comunque bisogna essere proprio idioti. Ecco, io volevo passare, adesso raccolgo le mie cose, vado al campo base qua, e volevo passare dritto di là per vedere cosa. Beh sì, è un passaggio. E può essere, ragazzi, che quella nebbiolina lì sia effettivamente nebbia, cioè sia umidità. Sapete perché? Perché gli occhiali li ho rimessi su adesso dopo circa 10 minuti che li avevo appoggiati su questa roccia, e non ci vedo assolutamente niente perché sono appannati, quindi evidentemente qui c'è un tasso di umidità elevatissimo, e infatti nonostante sia fermo sono sudatissimo, appiccicato, che più non si può. Quindi probabilmente questa nebbiolina è anche causata da questa umidità incredibile. Ok, allora adesso facciamo un percorso a ritroso e magari facciamo ancora una domanda quando siamo nell'altra parte. Ok, vabbè, qui non si può passare anche perché c'è un buco, ma ecco, poi quando arriverò là da dove siamo entrati mi metterò anche a fare un po' di foto, ragazzi, perché qui in questi posti non si possono non fare. Davvero un posto meraviglioso. Continuo a dire questa parola meraviglioso, bellissimo, ma onestamente altri aggettivi non ne so trovare. La natura veramente ti lascia a bocca aperta. Vediamo se si riesce a passare. Mi sembra che la strada che avevo fatto sia questa. Ok. Voglio riprendere il più possibile, ragazzi, perché un posto così non si può non guardare bene. Allora, noi siamo saliti di là, sì. Ok, io prima mi ero arrampicato stile Messner, ma poi qui c'è la strada, vedete? Non so se si riescono a vedere, comunque ci sono delle
delle catene che impediscono l'ingresso, l'accesso, perché, come ripeto, non è un posto molto sicuro, però gli SH non si fermano. Mettere in sicurezza un posto così mi sembra improponibile, perché comunque guardate le condizioni delle pareti di questa roccia, si stanno sgretolando, vedete? Quindi ovviamente tutti quelli che sono i rumori che ho sentito prima e che magari la camera ha colto, può essere che siano pezzi di parete, vedete, guardate, è sabbia, si sgretola con le mani, guardate, la sto rompendo con le mani, quindi è molto, ecco, quindi sì, qui eravamo saliti, adesso vedo di scendere senza uccidermi. Ok, siamo giù, ecco, noi eravamo scesi là, ragazzi, che meraviglia, mamma mia, sono senza parole, veramente. Non so se vedete, ragazzi, ma qua c'è un molto buio, io devo anche stare attento a dove metto i piedi, se no mi ammazzo. È tutta, veramente tutta sabbia. Avete presente il bagnasciuga, quando uno va al mare e passa l'acqua sulla sabbia e la inumidisce? Ecco, esattamente così. Il problema è che è veramente tutto scivoloso. Qui vedo delle ranocchie, non so se le vedete, che zompettano, quindi qui sotto c'è vita. Sì, qui c'è questa sorta di pozza, anche qui vedo che zompettano delle cose che penso siano rane, perché sennò, ecco ragazzi, guardate che meraviglia. Io adesso comincio a salire di qua sperando di non uccidermi. No, qua sembrerebbe essere meno scivoloso di prima. Io direi di fare ancora un paio di domande, ragazzi, e poi ci congediamo da questo posto incredibile. C'è qualcuno qui che ha lavorato qui sotto che purtroppo ha perso la vita? Se sì, ho uno strumento in mano. Basta avvicinarsi e si illuminerà. Niente ragazzi, era abbastanza prevedibile. Vabbè ragazzi, io direi di cominciare a raccogliere le mie cose e ci sentiamo dopo per le considerazioni, anche se c'è poco da considerare ragazzi, perché qui hanno parlato le immagini per me, io veramente sono un di più che serve a poco perché guardate veramente cosa c'è qua. Pensate che queste aperture le ha scavate l'uomo, ma vi rendete conto? Cioè sembra una cosa, cioè sembra un film di fantascienza, ma è così. Cioè queste aperture le ha scavate l'uomo. Cioè addirittura si vedono, magari dico cavolate, però si capisce che certe formazioni non sono di tipo naturale, sembrano scalini questi. Ora, magari dico una cavolata ragazzi, io non sono un geologo, però caspita, cioè che qui ci abbia messo le mani l'uomo, questo è documentato, bastate che vi informate, grotte di Malnate, andate a vedere e c'è scritto tutto, quindi non me lo sto dicendo io, ma lo dice la storia. Però qualsiasi cosa l'uomo abbia fatto qui ragazzi, l'ha fatto migliaia di anni fa, e quindi dovete capire che non c'erano
come torno a ripetere, le attrezzature e la tecnologia che abbiamo oggi, che ci permette di fare delle cose incredibili. Lo facevano con le mani, cioè rendetevi conto. Quindi insomma, vabbè ragazzi, io vi saluto e ci vediamo magari strada facendo, in macchina, o quando arrivo alla macchina o dopo, insomma. Comunque vi porto i miei saluti più tardi. A presto. Bene amici, altro non saprei dirvi, avevo detto che avrei fatto una sorta di considerazione finale, ma c'è poco da considerare, le immagini hanno assolutamente parlato da sole, è un posto incredibile, bellissimo, tra l'altro non lontanissimo da casa mia perché è un'ora di macchina, e quindi ecco, pensate dove sono stato, c'era il mare ragazzi, pensate la natura che cambiamenti ha fatto, 25 milioni di anni fa c'era il mare, dove ero io ero proprio come se fossi stato sott'acqua, tant'è che avete visto ragazzi le pareti, il terreno, insomma era tutto assolutamente sabbioso, nonché pericolante, perché ovviamente laddove c'è sabbia c'è poca stabilità. Ho sentito appunto cadere della sabbia dall'alto, dalle pareti. Ecco, la cosa che non mi spiego, se si vuole entrare per un secondo in campo paranormale, visto che questo trattiamo, è questa nebbiolina stranissima che ho visto benissimo una prima volta e un po' meno bene la seconda. Spero che le telecamere l'abbiano ripresa. Io adesso ovviamente sono in macchina, non ho ancora esportato i file dalla GoPro, per cui non so niente, voi lo saprete prima di me. E ecco, mi auguro che appunto questa nebbiolina si sia vista, perché era quantomeno particolare. Ecco, altra spiegazione non saprei dare. Ovviamente conoscete il mio scetticismo, non voglio incolpare per forza di cose un'entità che si sia fatta viva attraverso questa foschia, però insomma la cosa è particolare. E quello che posso dire è che lì era molto umido ragazzi, io ho fatto un bagno di sudore, nonostante proprio oggi non sia una giornata caldissima come le scorse, però insomma l'umidità può creare questa condensa e quindi questa sorta di nebbiolina così che passa. E altro non saprei dirvi ragazzi, io mi auguro che il video vi sia piaciuto, ma non tanto per le mie riprese o per quello che vi ho detto, ma per quello che avete visto, che è sicuramente incredibile. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e parlate di noi. A prestissimo, ciao!